Buongiorno cari ascoltatori di Radio Rossonera, oggi abbiamo un'altra intervista molto importante, molto interessante con Riccardo Cucchi. Parliamo un po' di Milan-Napoli che c'è stata ieri e poi di alcune iniziative interessanti che come Radio Rossonera teniamo molto a promuovere. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a te naturalmente e buongiorno ai radioascoltatori. Grazie mille di essere qui. Vado subito al sodo. Il Milan vince 1-0 contro il Napoli, una partita forse un po' meno scoppiettante rispetto alle ultime uscite del Milan. Un tuo giudizio così generale sulla partita? Ma intanto sono 3 punti molto preziosi per il Milan, che sta blindando il terzo posto con 10 punti di vantaggio rispetto alla quarta, che in questo momento è l'Atalanta, quindi sono 3 punti veramente preziosi ed è il dato più importante che credo debba essere incassato dalla squadra rossonera. Per quanto riguarda la gara, certamente non è stata una gara spettacolare, questo dobbiamo dirlo, nella quale nel primo tempo il Milan mi è apparso nettamente superiore rispetto al Napoli, un Napoli molto lontano, diciamo così, da quello che è stato sorprendente nella passata stagione. Nella ripresa un Napoli che ha cercato di reagire. Devo dire la maggiore colpa tra virgolette del Milan è quella di non aver saputo sfruttare le occasioni che pure ha creato per raddoppiare, quindi chiudere il confronto, lasciando così al Napoli la speranza di raggiungere pari fino alla fine, andando anche un po' in affanno, devo dire la verità, nei minuti conclusivi. Ma nel complesso mi pare che si possa dire che il Milan ha tenuto bene di fronte ad un avversario che non è certamente al massimo, soprattutto mettendo in evidenza un paio di giocatori. Io sono molto contento della prestazione di Hernandez, un giocatore che stimo moltissimo, mentre dall'altra parte non mi è dispiaciuto per niente Kvaratskhelia, che lentamente sta tornando a quello smalto, anche se non proprio come quello che aveva manifestato nell'anno dello scudetto. Ecco, parlando proprio di Teo Hernandez, la mia seconda domanda era proprio su di lui, chiaramente MVP possiamo dire, il miglior giocatore della partita, sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo. Molti lo hanno definito un po' il termometro della stagione di questo Milan, ma alla fine secondo te stiamo parlando di una stagione positiva di Teo Hernandez oppure sotto le aspettative? Innanzitutto fammi dire che Teo Hernandez è uno dei giocatori più completi nel suo ruolo, secondo me, del continente europeo e forse oltre, un giocatore che io stimo tantissimo, che naturalmente come tutti i calciatori vive di alti e di bassi. Diciamo che quest'anno non è stato continuo come è stato in altre occasioni nel suo rendimento, ma la sua qualità è indubbia, la sua capacità di trasformarsi da difensore in ala, la sua grande capacità come marcatore, di lettura soprattutto difensiva e la grande abilità nel proporsi in avanti come goleador ma anche come assist man, secondo me è fuori discussione. È un giocatore importante, certamente un Teo Hernandez al 100% per tutte le partite significherebbe un rendimento più alto del Milan, e con questo rispondo alla tua domanda. Secondo me Teo Hernandez è davvero decisivo, è decisivo per il Milan, è decisivo in qualunque squadra fosse chiamata a giocare, anche la sua nazionale francese. Credo che in questo senso l'aver ritrovato, almeno così mi è parso ieri, un Teo Hernandez in grande condizione può essere un elemento di grande fiducia per il Milan. Ecco, possiamo dire che sicuramente i 3 punti di ieri, al di là degli affanni nel secondo tempo, sono dovuti soprattutto al gol nel primo tempo di Teo Hernandez. Un Milan in realtà che in 24 partite ha collezionato 52 punti, gli stessi di fatto guadagnati a questo punto del campionato nell'anno dello scudetto. Ma ecco, alla luce di questo, alla luce dei 52 punti in 24 partite, la rabbia un po' generale del tifoso del Milan verso la stagione dei rossoneri, in particolare anche verso l'allenatore, è così giustificata? Ma io direi di no, c'è un eccesso di severità secondo me da parte dei tifosi milanisti, che sappiamo appassionati, quindi di conseguenza anche estremamente critici quando le cose non vanno come vorrebbero. È del tutto legittimo, sia chiaro, per la storia, per la tradizione, per tutto il prestigio che il Milan porta con sé ogni volta che scende in campo, pretendere sempre di più dalla squadra rossonera. Però oggettivamente mi pare che il Milan si stia comportando bene in un campionato nel quale al momento l'Inter sembra avere un passo decisamente superiore
superiori a tutte le altre. Mi pare che questo terzo posto, e vedremo poi se finirà al terzo posto, se non salirà ancora di qualche posizione, magari anche raggiungendo la Juventus, lo vedremo nel corso della prossima stagione. Questo secondo posto, questo terzo posto per il momento del Milan, io credo che rispecchia abbastanza bene l'andamento del campionato. Io sono abbastanza, per esperienza, come dire, fiducioso in quello che dice la classifica, che raramente, specialmente alla fine di una stagione, dice delle falsità. La classifica è quella che rispecchia poi alla fine il rendimento reale di ogni squadra e rispecchia anche probabilmente i valori di ogni squadra. Al momento mi pare che il Milan sia nella posizione che merita, considerando al momento soprattutto le prestazioni di Inter e Juventus che naturalmente vedremo all'opera e poi capiremo che cosa succederà nelle prossime settimane, però oggettivamente è giusto pretendere di più, ma forse è troppo severo criticare in maniera così dura una squadra che secondo me ha dei valori tecnici importanti, perché noi abbiamo parlato ovviamente di Teo Hernandez, ma sarebbe necessario parlare di altri calciatori, da Magnan, da Leo, a tanti altri che stanno dando secondo me un contributo importante. Leao intendo dire. Certo. Sì, no, assolutamente. Se si guarda poi la classifica del Milan, il campionato del Milan in generale, si vede chiaramente come c'è stato un blackout di un mese tra ottobre e novembre, e poi sostanzialmente prima e dopo in realtà la stagione è andata in maniera, direi, piuttosto positiva. Ma archiviando per il momento la partita e rimandando il discorso relativo al calcio a dopo, parlando dell'Europa League, volevo parlare appunto della sesta edizione di Sport e Diritti Umani, un'iniziativa promossa da Amnesty International e Sport for Society, di cui tu, Riccardo Cucchi, appunto è appunto presidente della giuria, presiede la giuria del premio. Ecco, vogliamo parlare un po' di questa importante e bella iniziativa. Sì, l'iniziativa è giunta alla sesta stagione, un sesto anno, diciamo è un'idea nata da Amnesty International e Sport for Society, che sono due associazioni, credo tutti conosciate, soprattutto Amnesty, che si battono nel mondo per i diritti umani. E il nostro obiettivo qual è sostanzialmente? È quello di essere capaci di mettere in luce un atleta, una squadra, chiunque abbia avuto nel corso della sua attività sportiva la capacità e la forza anche di dare valore ai diritti, alla battaglia per i diritti umani. Io credo che non ci possa essere sport, non possa esistere sport senza la capacità dello sport di esportare valori positivi, e naturalmente da questo punto di vista noi siamo attenti a cercare appunto quei gesti che siano in grado di far capire che lo sport è ancora quella grande manifestazione umana di cui parlava Mandela molti anni fa, attribuendo allo sport la capacità di abbattere barriere come nessun'altra attività dell'uomo. Ecco, io credo che contro il razzismo, a favore dei diritti umani nel mondo, lo sport possa dire tanto, possa inviare messaggi. Sono aperte le candidature fino al 31 marzo, quindi accettiamo storie, aspettiamo soprattutto segnalazioni da parte di chi possa dirci e raccontarci storie che non abbiamo ancora conosciuto, affinché si possa valutare tutto ciò che arriverà alla giuria del premio e scegliere un atleta, una squadra, una capacità soprattutto da parte di atleti di essere uomini, donne, oltre che sportivi. Questo è il nostro obiettivo principale. Ecco, quindi ripeto un po' le modalità appunto di invio dei progetti, appunto di idee di sportivi e squadre. Fino al 31 marzo potete inviare a info@sportedirittiumani.it e appunto indicando un atleta o comunque una squadra che si siano resi particolarmente protagonisti di un'azione coerente con i valori dello sport. Ecco, si parlava per esempio precedentemente di razzismo, chiaramente quanto fatto da Maignan qualche settimana scorsa contro Udinese è uno degli esempi forse più recenti di come lo sport e il calcio in particolare possano veicolare messaggi importantissimi di questo tipo. E nulla, tornando con un'ultimissima domanda invece al calcio, archiviando ma solo per il momento discorsi ben più importanti. Giovedì il Milan torna all'impegno europeo, purtroppo non in Champions League, ma in Europa League. Si aspetta il Rennes a San Siro, ma questa Europa League può essere un obiettivo concreto?
della Deve esserlo, stagione. secondo me, deve esserlo per il Milan. Io credo che sia doveroso onorare tutte le manifestazioni alle quali evidentemente le squadre partecipano, e certamente questo è molto chiaro al Milan, che ha una grande tradizione internazionale, e credo soprattutto che il Milan abbia le caratteristiche sufficienti e necessarie per poter non soltanto affrontare i francesi e magari superarli. Io credo che sia una squadra alla portata del Milan, ma anche per guardare un pochino più in alto, perché c'è voglia naturalmente di tornare a vincere, c'è voglia che il nostro calcio torni ad alzare trofei. Io credo che il Milan abbia tutte le caratteristiche per poter dare forza alla sua azione sportiva anche in Europa League, naturalmente con la speranza, mi pare a questo punto abbastanza positiva, di poter tornare in Champions League già nella prossima stagione. Certamente, e chiuderei velocemente con Leao. Ieri manca ancora il gol, ma l'assist per quello di Teo Hernandez è certamente l'azione decisiva della partita. Ci stiamo avvicinando alla primavera, quelli che sono i mesi storicamente, diciamo, di Rafa Leao. Ci aspettiamo un suo ritorno. Ma Leao non è mai mancato, secondo me, mi permetto di dire questo, nel senso che Leao è stato un giocatore determinante anche in fase realizzativa. Ieri è stato straordinario nell'intuizione di quella palla magnifica che ha consentito a Teo Hernandez di portare poi in vantaggio il Milan e di vincere sostanzialmente la partita. Leao credo che abbia delle sue caratteristiche tecniche, tutto ciò che si può dire di buono, è un giocatore veramente che può fare qualunque cosa. Personalmente lo adoro, lo dico sinceramente, è un giocatore che amo moltissimo, anche se a volte credo che anche i milanisti forse subiscano lo stesso tipo di reazione. A volte mi fa un po' arrabbiare, tra virgolette, lo dico con grande affetto, perché sembra quasi che in certi tratti della partita perda concentrazione. Magari non è così, è solo l'impressione che ci dà. Se fosse più continuo, più determinato in ogni fase del gioco, probabilmente sarebbe ancora più forte di quello che già è. Credo che sia un giocatore davvero importante, e bene ha fatto il Milan a puntare su di lui, e spero che ci punti ancora anche nel futuro. Me lo auguro anch'io, ovviamente, da tifoso, e sicuramente mi auguro che Leao torni a segnare al più presto, per quanto assolutamente raramente è mancato all'interno del gioco del Milan. Ringrazio molto Riccardo Cucchi, rinnovo, appunto, scrivete a info@sport e diritti umani inviando l'atleta o la squadra particolarmente meritevoli e protagonisti di un'azione coerente con i valori Se mi dello consenti di sport. aggiungere solo Sì. che non è importante, naturalmente noi non guardiamo soltanto alla Serie A, ai grandi atleti professionisti, cerchiamo Certo. anche le storie di sport e di situazioni che magari non siamo capaci di raggiungere, quindi raccontateci tutto e poi noi valuteremo. Assolutamente, non solo calcio, anche ovviamente. Assolutamente. Ripeto, grazie mille a Riccardo Cucchi, ci risentiamo presto su Radio Rossonera. Un abbraccio a tutti.